Ciao, ben trovata sul mio canale. Ciao da Stefano ovviamente che sono io e ben trovati in questo mio nuovo video. Come spesso accade nei miei video parlerò di relazioni tossiche, amori malati, con narcisisti patologici, borderline oppure psicopatici. Io per correttezza permetto sempre di non essere né uno psichiatra né uno psicologo, sono un giornalista regolarmente iscritto all'albo che però, ahimè, ho attraversato alcune relazioni tossiche. Ho fatto un mio percorso virtuoso e ne sono uscito bene. In questi anni ho studiato libri scritti da luminari internazionali come Otto Kernberg oppure Sigmund Freud. Ho guardato numerosi video tenuti da psichiatri o psicologi, anche italiani, esperti in relazioni tossiche. La cosa principale, ho partecipato a gruppi e seminari di persone che come me sono state vittime di amori malati. Ho ascoltato molti racconti e ho metabolizzato alcuni concetti che voglio esporre in questi video. Il titolo del video di oggi è Perché è diventato narcisista? Punto interrogativo. Allora, prima di iniziare ti voglio chiedere se per favore metti ai like a questo video, così mi aiuti a far crescere il canale e potrò continuare a fare video sul narcisismo. Grazie. Seconda cosa, ti voglio dire che se hai qualche video che suggerirmi, qualche video che dovrei fare in tema di relazioni tossiche, puoi suggerirmelo. Qua sotto nei commenti scrivi il video che dovrei trattare, che dovrei fare e lo prenderò sicuramente in considerazione. Grazie. Ora ti leggerò un articolo che si chiama Quali sono le cause del disturbo narcisistico di personalità. Questo articolo poi lo posterò qua sotto nelle note e tu lo potrai andare a leggere quando vuoi. Il disturbo narcisistico di personalità è una complessa condizione di salute mentale, tieni buono il concetto. Il disturbo narcisistico di personalità è un disturbo di personalità vero e proprio inserito all'interno del DSM-4, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali. Quindi sta parlando di una patologia. È una complessa condizione di salute mentale associata a un estremo, cioè le caratteristiche principali, dice un estremo coinvolgimento di sé, un bisogno di eccessiva ammirazione, il narcisista è egocentrico, deve stare sempre al centro dell'attenzione, e 3, manca di empatia, la mancanza di empatia. Quindi quando tu hai capito questi 3 concetti del narcisismo ti sei già fatto un'idea, quindi quando hai di fronte una persona che non è empatica, cosa significa empatia? Significa sapere entrare, immedesimarsi negli stati d'animo altrui, nel bene e nel male, quindi questo è importante. Ha bisogno sempre di sentirsi ammirata, ha bisogno sempre di sentirsi cercata e se non la cerchi si incazza e questo è un altro segnale forte di narcisismo patologico e ovviamente hanno un sé grandioso, quindi loro si reputano meglio degli altri, quindi parlano di sé come una persona che ha molti diritti, una persona che può fare certe cose, magari hanno delle ambizioni incredibili. Ecco, questo è un po' l'identikit del narcisista patologico. Ricordati che può essere sia maschio che femmina. Anche se non sappiamo esattamente quali siano le cause del disturbo narcisistico di personalità, gli esperti hanno studiato una serie di fattori esterni che si ritiene svolgano un ruolo in qualcuno per poi sviluppare questa condizione. Quindi ti andrò a specificare, a chiarire quali sono le cause, insomma, che possano determinare lo sviluppo del disturbo narcisistico di personalità. Allora, 4 possibili cause del disturbo narcisistico di personalità. È ampiamente accettato che molteplici cause possano svolgere un ruolo nel fatto che qualcuno sviluppi o meno il disturbo narcisistico di personalità. 1. Genetica. Gli studi suggeriscono che i tratti comuni della personalità legati al disturbo narcisistico, come il diritto e la grandiosità, possono essere ereditati. E tieni buono il concetto. Un narcisista patologico è una persona che 99% delle volte ha avuto dei genitori a sua volta narcisisti patologici o almeno uno dei due. La genetica può anche contribuire al tipo di disturbo di personalità che potrebbe sviluppare il disturbo narcisistico. I genitori con disturbo narcisistico a loro volta non trasmetteranno sicuramente questi tratti ai loro figli, ma la loro diagnosi di disturbo narcisistico di personalità potrebbe aumentare il rischio, tieni buono il concetto, quindi non è sempre detto che un genitore narcisista patologico dia alla luce un figlio o una figlia narcisista patologica, no, però ci sono altissime probabilità, aumenta il rischio che possano svilupparsi poi dei bambini, nei bambini che faranno delle persone con un disturbo narcisistico, quindi creeranno dei narcisisti molto molto frequentemente.
È anche probabile che alcune persone siano geneticamente predisposte, tieni buono il concetto, quindi anche la genetica nella predisposizione, quindi non solo perché il tuo papà e la tua mamma erano narcisisti, ma perché tu di genetica sei già predisposto a diventare egocentrico, carente di empatia, avere un grande sé, cioè crederti enormemente meglio degli altri senza dei diritti, quindi ripeto è un fattore di genetica. 2. Genitorialità. Una vasta gamma di comportamenti genitoriali sono stati collegati in alcuni studi al disturbo narcisistico di personalità, come ti dicevo prima. Mentre alcune pratiche genitoriali come la negligenza, il maltrattamento, l'abuso sono attivamente dannose, altri comportamenti possono provenire da genitori che in realtà hanno buone intenzioni. Tieni buono il concetto, quindi non tutti i genitori che danno alla luce il narcisista è sempre un narcisista, anche se, ripeto, 9 volte su 10. Ad esempio, l'eccesso di protezione è stato dimostrato aumentare notevolmente il rischio del bambino, che poi nel bambino si sviluppi il disturbo narcisistico di personalità, quindi attenzione all'eccesso di protezione. C'è anche una correlazione tra il disturbo narcisistico di personalità e la sopravvalutazione o la clemenza dei genitori. Attenzione quando un genitore ingloria il bambino, anche quando sbaglia, lo difende a spada tratta, magari prende un voto pessimo a scuola, va dal professore incazzandosi dicendo che è colpa sua perché suo figlio ha preso un brutto voto e non è colpa del figlio. Quindi attenzione anche da questo punto di vista. I bambini che ricevono livelli sproporzionati di elogi per i risultati raggiunti, a cui non vengano dati limiti, diciamo, hanno maggiori probabilità di mostrare tratti legati al disturbo narcisistico, quindi attenzione alle eccessive lodi. La genitorialità influenza i bambini in molti modi, ma è importante notare che non esiste un singolo stile genitoriale che possa causare il narcisismo nel bambino, il disturbo narcisistico, quindi come ci sono una serie di fattori che prima ti ho già spiegato. Ambiente. L'ambiente in cui una persona cresce, cioè la cultura, l'educazione, potrebbe anche portare al disturbo narcisistico di personalità. Il maltrattamento durante l'infanzia sembra potenzialmente aumentare. Bisogna stare attenti che poi non sfoci, cioè che se maltratto un bambino che viene maltrattato fisicamente da un genitore potrebbe anche sviluppare la sindrome della psicopatia. Cosa significa? Significa è il narcisismo patologico all'estrema potenza. Vuol dire che fanno degli atti contrari alla legge, possono diventare fisicamente pericolosi perché gli psicopatici sono freddi calcolatori e sono piuttosto violenti, quindi bisogna stare molto attenti anche ai maltrattamenti subiti in giovane età. Quindi la genitorialità è una parte importante nell'ambiente del bambino. Ad esempio, alcune persone che sperimentano alti livelli di bullismo durante l'infanzia potrebbero avere maggiori probabilità di sviluppare tratti narcisistici. Tieni buono il concetto, quindi anche il bullismo, che è una cosa orribile quando i bambini vengono presi di mira da altri bambini, potrebbe far sviluppare nel bambino preso di mira un disturbo narcisistico di personalità. Quindi si chiude contro il mondo rimane fuori e dice il bambino no, loro, cioè tutti quelli che stanno attorno a me sono solo degli strumenti da essere utilizzati e poi scartati senza coscienza. L'amore non esiste, tutti sono dei bastardi. Io sono il meglio del mondo e quindi diventa un narcisista patologico. Quindi attenzione anche al bullismo. Le critiche eccessive anche da parte dei genitori possono aumentare questo rischio. Non è facile fare il genitore, però bisogna riuscire a trovare il giusto via di mezzo. Non troppe lodi, non lodi eccessive, no critiche eccessive, una giusta via di mezzo. 4. Biologia. Recenti ricerche hanno identificato i fattori biologici che possono svolgere un ruolo del disturbo nello sviluppo del disturbo narcisistico di personalità. Gli studi hanno scoperto che le persone con questo disturbo hanno livelli elevati di stress ossidativo, uno squilibrio molecolare che può affaticare il corpo, quindi anche a livello biologico alcune persone sono adattate, create alla genetica proprio perché per diventare poi dei narcisisti patologici. Le scansioni cerebrali mostrano che le persone con disturbo narcisistico hanno meno materia grigia nelle parti del cervello associata all'empatia. Tieni buono il concetto, i neuroni specchio
in un narcisista patologico non funzionano come i neuroni specchio funzionano negli altri individui. Quindi anche questa è una cosa da tenere assolutamente in considerazione. Hanno meno materia grigia nelle parti legate all'empatia. Quindi a livello anche biologico è una situazione differente nel narcisista patologico. Ecco, queste sono appunto le 4 caratteristiche, 4 motivazioni per cui uno diventa narcisista patologico. Tutto qua. Se poi vuoi andare a vedere, leggere l'articolo per intero, lo posterò qua sotto, nelle note. Stiamo uniti, eleviamoci sopra i narcisisti patologici, ricorda e ripeti il motto, l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico, quindi narcisistico, persone empatiche sono davvero preziose. Tieni buona questa tua qualità e diffondi più notizie possibili in merito al narcisismo patologico, perché la conoscenza salva la vita e molte persone non sanno di avere a che fare con dei narcisisti patologici. Quindi tutto qua. Se ti è piaciuto il video, clicca i like. Ciao da Stefano.